È saggio, gli piace fare esperienza, è una guida, è una persona che si fida, anche se va spesso in crisi. Stiamo parlando del numero 9, l'eremita. Prima però di parlare del numero 9, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare le notifiche, così per non perdere i prossimi video. E adesso, sigla! Eccoci a una nuova puntata della rubrica sui numeri della data di nascita. Oggi parliamo del numero 9, l'eremita. Chi è il numero 9? Allora, chi ha il numero 9 nella propria mappa sono persone molto riflessive. Sono persone che hanno bisogno di tempo per riflettere, dunque sono persone che lavorano molto di mente, sono molto mentali, ma molto mentali non perché fanno come fa l'8, come fa per esempio il 20 che non abbiamo ancora visto, ovvero si mettono, interpretano, giudicano, si giudicano o comunque utilizzano la parte mentale per interpretare qualcosa che non conoscono. No. Il numero 9 è un processo di pensiero infinito, cioè sta fisso a pensare, a rimuginare e a rivedere, rielaborare le esperienze, le vecchie esperienze che ha fatto. Infatti, come vedremo nella carta, lui è rivolto verso il passato. E dunque che cosa fa? Essendo rivolto verso il passato, lui rivede tutte le esperienze che ha fatto. Infatti il 9 vive di esperienze. Come possiamo vedere appunto dall'immagine sulla carta dei tarocchi, vediamo quest'uomo di una certa età, non è sicuramente un giovinotto, che è rivolto verso il passato, dunque cammina all'indietro e tiene in mano una lanterna. Il significato di questa carta, diciamo che sono tanti i significati. Il primo è che è rivolto al passato, dunque il passato al 9 ritorna sempre in mente e lo utilizza in due modi. Lo utilizza per vedere appunto, per riguardare le esperienze che ha fatto e da quelle esperienze trarre gli insegnamenti per affrontare le nuove esperienze e anche per dare consigli agli altri, perché lui è una guida. Ha dei comportamenti, cioè con lo stesso processo di pensiero, no? Sempre rivolto al passato, lui ha due comportamenti distinti se si trova in armonia o se si trova in disarmonia, cioè se si trova in funzione o se si trova in conflitto. E a proposito di funzione e conflitto, voglio ricordare come funziona questa numerologia. Questa numerologia si basa su 22 numeri. 22 sono gli arcani maggiori dei tarocchi, mentre i giorni di nascita del mese sono 31. Ok, dunque come funziona? Come dobbiamo fare quando superiamo il 22? Fino al 22 non abbiamo bisogno di fare operazioni, perché 22 sono gli arcani maggiori dei tarocchi e 22, praticamente i primi 22 numeri li leggiamo attraverso appunto questi 22 arcani maggiori. Ma i restanti giorni, dal 23 al 31, cosa facciamo? Li sommiamo. Dunque il 23 diventa un 5, il 26 diventa un 8, il 31 diventa un 4 e dunque riportiamo praticamente questi numeri sotto i 22, cioè entro il 22. Dunque utilizzeremo gli stessi arcani maggiori per interpretare questi numeri che vanno dal 23 al 31. Naturalmente questi numeri
composti da 2 cifre hanno delle influenze che non hanno i numeri puri, come per esempio il 5. Cioè il 5 è differente da un 23, o meglio, è differente da un 5 dato dalla somma del 23. Ok? Così come un 6 è differente dal 24. Questi numeri come vanno letti? Che cosa utilizziamo per leggere questi numeri? Utilizziamo la mappa dei talenti. Attraverso la mappa dei talenti, che è lo strumento che utilizziamo nella numerologia esoterica, noi andiamo a interpretare comportamenti sulla base di cosa? Del numero e della posizione nella mappa. Cioè, ogni numero ha dei comportamenti differenti a seconda di dove si trova sulla mappa. Perché potremmo avere, che ne so, un 9 nel giorno di nascita o un 9 in personalità profonda. Dunque è differente il 9 sul giorno dal 9 sulla personalità profonda, così come il giorno dal lavoro e altre posizioni sulla mappa che adesso non vediamo. Però per chi vuole conoscere lo strumento, la mappa dei talenti, chiamata anche mappa dei bisogni e delle opportunità, può andare direttamente sul mio sito all'indirizzo mappadeibisogni.it o mappadeitalenti.it e lì, semplicemente inserendo la data di nascita, può vedere quali numeri appartengono alla propria mappa. Se vuoi vedere invece un video, anzi, ho realizzato anche un video che trovi qui nel mio canale dove parlo appunto della mappa dei talenti. Oltre che a altri video, come per esempio questo, dove parlo dei singoli numeri, e anche sulla numerologia. Comunque trovi tanti video sul mio canale e tanti altri ne farò nei prossimi giorni. I 2 aspetti importanti della numerologia esoterica sono funzione e conflitto. Ovvero, se noi viviamo la vita in armonia, sfruttiamo, sviluppiamo i nostri talenti e dunque possiamo dire che siamo in funzione. Essendo in funzione, noi sviluppiamo i nostri talenti e questo naturalmente apporta enormi benefici non soltanto a noi, ma anche alle persone che vivono con noi e alle persone che in qualche modo collaborano e girano intorno, appartengono alla nostra vita. Se invece viviamo la vita in disarmonia, ecco, tutto il contrario. Sviluppiamo dei comportamenti conflittuali che comunque sono necessari per sviluppare il talento che è in noi. Perché noi possiamo vivere un'intera vita senza sviluppare i talenti. Perché se non ci si presenta l'occasione, no? E l'occasione è proprio un problema, se non viviamo un conflitto, un problema, noi non potremo non sviluppare mai quel talento. Dunque, i problemi dobbiamo vederli come delle opportunità per sviluppare i talenti che sono già presenti in noi. Ora vediamo quali sono i comportamenti in conflitto e quali sono invece i talenti in funzione del numero 9. In funzione è una persona che vive la solitudine in positività. Per lui la solitudine è un momento dove si ricarica, è un momento dove ha la possibilità di riflettere naturalmente alle esperienze che ha fatto e riflettere anche in generale, perché lui comunque affronta tante questioni che riguardano la vita in generale. È una persona molto introspettiva, che va molto in profondità. È una persona che si fida, ha bisogno proprio di fidarsi per poter essere quel tipo di persona, per poter essere saggio, per poter dare consigli agli altri. Dunque, tutto sommato, il suo vivere la vita positivamente, dove potersi fidare, poter vivere la sua solitudine in maniera positiva, gli dà la possibilità appunto di sviluppare i suoi talenti e essere in funzione. In conflitto invece lui si isola, si riempie di cose da fare
è sempre rivolto al passato, ma in maniera negativa, cioè guarda il passato e vede tutto quello che è andato male, mentre quando è in funzione vede ciò che è andato bene, dunque vede gli insegnamenti, le esperienze positive dell'esperienza negativa, ok? Cioè vede gli insegnamenti positivi delle esperienze negative. Quando è in conflitto invece vede gli insegnamenti negativi delle esperienze negative. Ok, dunque questo è un qualcosa che fa quando è in conflitto, ma sentono anche di non avere abbastanza tempo, di non riuscire, di non riuscire a portare a termine compiti per loro importanti o per lui importanti. E poi si lamenta continuamente, si lamenta perché appunto non riesce, il tempo non gli basta, non riesce a portare a termine questi compiti e si lamenta perché comunque le cose che ha fatto in qualche modo non sono andate come avrebbe voluto e dunque è un borbottio continuo. In polarità maschile ha la supponenza di comprendere tutto e tutti, crede di avere la soluzione migliore per qualsiasi cosa, dunque crede di poter risolvere qualsiasi problema. In polarità femminile, invece, non si sente compresa. Chiede sempre consigli agli altri perché non ha la fiducia in se stessa. Si lamenta in continuazione per le cose che sono andate bene, perché crede comunque che la colpa delle cose, di come non sono andate come avrebbe voluto, sia sua. E dunque si lamenta appunto perché perché le cose non sono andate come avrebbe voluto lei. Vediamo adesso quali sono le parole chiave, le caratteristiche, le interpretazioni del numero 9. La saggezza, il distacco, la crisi positiva, l'esperienza, l'illuminare. Lui ha, come mi sono dimenticato di dire prima, lui ha una lanterna in mano e quella lanterna è, diciamo, il significato è quello di illuminare il cammino degli altri. Dunque lui, da saggio, indica la via agli altri. Poi abbiamo il retrocedere, il freddo, la ricettività, il silenzio, la guida, l'uomo anziano, dunque la vecchiaia, la prudenza, la fiducia, il ritiro, la terapia, dunque il terapeuta, il maestro, il passato, andare verso il futuro senza sapere dove si va, e il camminare a ritroso, è il nonno, è l'umiltà, la povertà, è l'intimità, l'inquietudine, lo smarrimento, il turbamento, è la solitudine, l'isolamento, è i tabù, è la crisi negativa. Ecco, queste erano le caratteristiche del numero 9 e come dico sempre, queste vanno interpretate. Dunque, il 9 non è sempre questo o quello, dipende naturalmente da che cosa, dipende da cosa stiamo analizzando. Il momento, il periodo, la situazione, dipende anche dalla posizione, dal ruolo, dipende da tantissime cose. Ok, però di base queste sono le caratteristiche che noi possiamo trovare anche in altri numeri. Dunque la differenza qual è? La differenza è data appunto dal contesto, dal tempo, dal ruolo, eccetera, eccetera. Tutto quello che ho detto prima. Voglio aprire una parentesi prima che me ne dimentichi. Sto lavorando su un corso gratuito che metterò su YouTube, un corso dove parlerò di numerologia, parlerò della mappa, parlerò dei numeri in maniera, diciamo, più differente rispetto a quella che sto facendo ora. Dunque è un corso base di numerologia per chi non conosce questo tipo di numerologia. Dunque parlerò di diversi argomenti che saranno utili per porre le basi per chi vuole intraprendere, approfondire questa disciplina. Voglio ricordarti che se vuoi approfondire ulteriormente, io ho scritto dei libri, trovi dei libri nel mio sito web, così come dei tarocchi e tanto altro
materiale, come per esempio articoli che trattano argomenti sia della numerologia sia di argomenti complementari che possono essere comunque utili per approfondire e per darti una visione più completa di questa materia, soprattutto se hai intenzione di farne una professione. Ecco, questo è il mio intento: insegnare a chi ha voglia di fare di questa materia una professione, non soltanto di questa materia, perché io comunque ho studiato anche altre discipline, altre materie che mi hanno permesso di non soltanto di conoscere, ma anche di trasmettere, di insegnare e di aiutare le persone a ottenere ciò che vogliono. Ok, questo per esempio è la programmazione neurolinguistica. Io con la PNL che ho integrato in tutte le cose che faccio, non soltanto le faccio per me stesso, dunque per migliorare la mia vita, ma anche per aiutare le persone che vogliono cambiare, che vogliono migliorare, che vogliono uscire fuori dalla solita vita, vogliono imparare qualcosa di nuovo. Ecco, questo è quello che io faccio ed è quello che troverai e troverete nei miei canali strumenti come per esempio YouTube, come per esempio il mio sito web e nei social, anche se nei social sono ancora poco presente, ma lo farò comunque, lo farò nei prossimi giorni. Dunque, l'indirizzo per il mio sito web, se vuoi andare non soltanto ad acquistare o a leggere, semplicemente a leggere gli articoli che ho scritto, ma anche per trovare il programma per fare le tue mappe, è numerologiaesoterica.com, oppure puoi accedere direttamente su mappadeibisogni.com o mappadeitalenti.it. Ecco, questi sono gli indirizzi, ma ne ho tanti, che portano sempre allo stesso posto. Credo di aver detto tutto, ma potrei dire tantissimo altro sul numero 9, ma mi sembra già abbastanza quello che ho detto. Dunque, per questa lezione è tutto. Ci vediamo al prossimo video, dove parlerò del numero 10, la ruota della fortuna. Ciao!